Benvenute e benvenuti in questo video che riguarda la pedagogia centrata sugli apprendimenti. Noi pensiamo che prima di entrare nel merito della pedagogia centrata sugli apprendimenti, questo tema specifico, è bene disegnare il processo di apprendimento in cui un allievo impegnato in un percorso duale è coinvolto. Ovviamente dal nostro punto di vista è un punto di vista pedagogico, psicologico, quindi vogliamo capire insieme a voi che cosa succede nel sistema di apprendimento personale di un allievo o di un'allieva quando, diciamo, intraprende un percorso di formazione all'interno del duale. Noi abbiamo bisogno di immaginare questa allieva, questo allievo come un profilo differenziato, costituito da conoscenze, abilità, risorse personali, autonomia e responsabilità. Un'istituzione formativa non produce, tra virgolette, allievi con uno stesso standard. Non tutti gli allievi e gli allievi sono uguali tra loro, per cui il profilo in entrata all'interno di un'azienda potrebbe essere molto differenziato proprio nei livelli di conoscenza e abilità, nel, diciamo, particolare mix di fattori e risorse personali, coscienziosità, apertura, resistenza allo stress, orientamento al compito, mentalità, disponibilità ad apprendere, determinazione, tutta una serie di elementi che rendono un allievo, un'allieva più pronto o meno pronto, diciamo, ad attraversare quel percorso di apprendimento all'interno di un contesto aziendale. Quindi con questa dotazione, che sarà diversa di allievo, tra un allievo e un altro, affronterà, diciamo, il mondo dell'azienda che è caratterizzato da compiti, esperienze, problemi, vincoli, pressioni, eccetera. Quindi, come dire, un'azienda che necessariamente, un contesto che necessariamente lo metterà in crisi. Anzi, in alcune esperienze è bene ricercarla questa crisi perché può, diciamo così, liberare in un certo senso risorse, energie, ma nello stesso tempo permettere a chi apprende di venire a contatto con le proprie potenzialità da un lato, perché di fronte ad una crisi, un compito, un'esperienza, un problema, una pressione, io do una risposta, o dall'altro contattare i propri limiti. Ora, diciamo, questa dinamica tra la mia dotazione personale, quindi diciamo questa parte qui che abbiamo sottolineato prima, e il funzionamento dell'azienda, necessariamente dovrà attivare una risposta e queste risposte, diciamo, mobiliteranno, solleciteranno l'utilizzo di risorse personali e l'utilizzo di conoscenze e abilità, scusate, apprese durante il periodo di formazione all'interno dell'istituzione formativa. Allora, diciamo, questa dinamica è molto importante perché qui, diciamo, si può configurare quella che noi possiamo chiamare le condizioni di abilitazione, di capacitazione, cioè si può, come dire, attivare quel percorso che porta poi ad una professionalità competente. E qual è il miglior luogo per capire se io posso tendere ad una competenza professionale se non quello di interagire in un contesto reale che mi chiede cose reali, in cui è necessario dare risposte reali. Ecco, il nostro modulo esplora il grande rapporto che c'è tra apprendimento, quindi quello che io comprendo, quello che io so e quello che io so poi applicare rispetto a quello che io ho conosciuto, saputo, e la valutazione. In questo caso, tutti gli approcci di valutazione, gli strumenti che noi mettiamo a disposizione, lato azienda o lato istituzione scolastica, meglio se concordati, meglio se questo approccio è personalizzato rispetto ad un allievo, ad un'allieva. Non tutti gli allievi hanno bisogno dello stesso, diciamo, trattamento,
e viceversa, deve, come dire, indurre i ragazzi a riflettere e a fare un continuo bilancio delle proprie competenze, di che cosa ho bisogno, cosa mi manca, cosa devo fare per migliorare. E la valutazione è formativa proprio se dà l'opportunità di ritornare sui propri passi, fare alcune considerazioni e capire come andare avanti verso, diciamo, il massimo di espressione personale della mia competenza professionale che posso acquisire nell'esperienza del duale e che comunque, diciamo, in un certo senso, e di cui in un certo senso ho creato i presupposti diciamo, nel periodo precedente in cui l'istituzione formativa ha provveduto diciamo, alla mia preparazione. Quindi, fatta questa premessa qui, possiamo rispondere alla domanda: che cos'è la pedagogia centrale, centrata sugli apprendimenti nei percorsi duali? Diciamo, si può definire come una didattica che abilita al lavoro centrata sul fare. Il duale è una grande opportunità che le istituzioni formative, le aziende, gli allievi e gli allievi hanno proprio per riuscire a fare sintesi, a fare integrazione tra la parte di conoscenze e abilità apprese nei laboratori, nelle aule dell'istituzione formativa e invece come, diciamo, questo patrimonio di conoscenze e abilità prende corpo, prende forma, si ristruttura, si ridefinisce. Alcune cose appariranno diverse da come le ho studiate o come le ho capite all'interno, diciamo, dell'istituzione formativa. E la pedagogia centrata sugli apprendimenti è anche una somma di tutte le decisioni che i tutor scolastici e aziendali assumono per aggiustare il tiro. Ecco, questa è una cosa interessante perché parlare di pedagogia centrata sugli apprendimenti significa al contempo parlare di personalizzazione. Non tutti i ragazzi hanno bisogno dello stesso trattamento, una sola misura non va bene per tutti. E quindi da questo punto di vista io devo aggiustare il tiro. Alcune allieve avranno bisogno di un rapporto molto più franco e diretto tra i tutor, la tua azienda, la tua istituzione formativa. Un'altra allieva avrà bisogno di un, come dire, di un atteggiamento molto più comprensivo e oserei dire accudente, da padre buono, da fratello maggiore buono, eccetera, eccetera. Altri ragazzi hanno bisogno di essere trattati con molta più nettezza, oserei dire con molta più durezza, attraverso richiami, eccetera, eccetera. Altri hanno bisogno più di ragionare, di andare nel dettaglio, di riflettere, interessarsi sugli aspetti tecnici. Altri, ad esempio, sono più nell'esperienza duale, colpiti dall'ambiente, dalle persone che trovano all'interno dell'ambiente. Altri ancora possono essere anche colpiti dal tragitto che fanno dalle loro case per raggiungere l'azienda e così via. Quindi, diciamo, ci sono tante situazioni diverse da prendere in considerazione. Il punto qual è? Che se io aggiusto il tiro, capisco come entrare in sintonia con quell'allievo o con quell'allieva, posso rispondere ai bisogni di ciascuno, ai bisogni di apprendimento di ciascuno e alimentare la sua motivazione tenendo conto del contesto ambientale. E quindi in questo, diciamo, entrano in gioco la tipologia di organizzazione. Io posso avere esperienze duale all'interno di organizzazioni il cui funzionamento è decisamente spostato verso un funzionamento più di carattere industriale e non stiamo parlando di dimensioni, stiamo parlando di procedure, cultura, approccio alla produzione, eccetera, eccetera. Ovviamente, diciamo, io devo tenere conto che all'interno del contesto ogni azienda, diciamo, ha dei rapporti interni che lo caratterizzano, dei climi di lavoro che lo caratterizzano, come dire, climi più organizzati su controllo sottomissione o più organizzati in termini orizzontali di confronto reciproco, di collaborazione, di autonomia e così via. Ho bisogno di tenere conto di vincoli logistici e di sicurezza, per cui alcune cose non possono essere permesse, altre cose sì.
Ovviamente un'azienda nel duale non è che blocca la produzione, è sempre esposta a pressioni e richieste di mercato e ovviamente il mio allievo, la mia allieva, se diciamo parliamo di organizzazioni spostate verso un funzionamento industriale o comunque organizzazioni che operano nel settore manifatturiero, della produzione, eccetera, eccetera, abbiamo, come dire, e non solo, abbiamo bisogno di capire bene come la presenza dell'allievo si incastra, si complementa bene con le procedure produttive. Quindi, in sintesi, una sola misura non va bene per tutti e quindi la pedagogia centrata sugli apprendimenti è capire come fare alcune cose per far emergere riflessione e apprendimento e quindi dare evidenza all'apprendimento degli allievi, scusate, e nello stesso tempo capire come aggiustare il tiro, cioè come adattare i diversi approcci tenendo conto del contesto ambientale a ciascuna, diciamo, situazione che viene poi gestita e portata avanti. Allora, sono 4 i principi della pedagogia centrata sugli apprendimenti. Innanzitutto, la pedagogia centrata sugli apprendimenti è una pedagogia ibrida, la possiamo definire così, o una pedagogia duale, una pedagogia della formazione professionale. Forse possiamo dire che la pedagogia della formazione professionale, sia che essa venga svolta all'interno dell'istituzione formativa o in collaborazione con l'azienda nel percorso duale di apprendistato, eccetera, eccetera, aiuta a comprendere e a capire chi apprende come unire la parte pratica con la parte teorica, la parte di riflessione con la parte di esperienza. Ricordiamo sempre, questo diciamo deve essere un assunto, non c'è competenza senza saperi, però non si sviluppa competenza se io non rifletto o non ho l'occasione di capire quello che ho fatto, come ho applicato, qual è la distanza ancora tra un obiettivo che devo raggiungere e il tipo di lavorazione che sto facendo e così via. Quindi la parte di riflessione che venga guidata, stimolata attraverso delle domande, che venga richiesta in forma scritta, che venga richiesta sotto forma di quiz, schede, diari, eccetera, eccetera, è una parte molto importante, perché diciamo è quella in cui ciascun allievo può personalizzare il suo apprendimento. E l'enfasi, secondo principio, l'enfasi della pedagogia centrata sugli apprendimenti è sui risultati, cioè i percorsi duali devono formare non solo competenze professionali, ma anche competenze personali. Quindi, diciamo così, un'esperienza di professionalizzazione dovrebbe essere se stessa un'esperienza in cui cresco in responsabilità, autonomia, fiducia nelle mie capacità, mentalità, apertura, coscienziosità, metto a posto anche la mia capacità di entrare in collaborazione con persone che hanno un ruolo e un rango all'interno dell'organizzazione superiore rispetto al mio, eccetera, eccetera. Cioè, come dire, comincio a capire come devo stare in questo mondo, come mi devo comportare, quali sono le misure. Poi un terzo principio è questo: la pedagogia centrata sugli apprendimenti nei percorsi duali pone una enfasi sull'identità professionale. Cioè, sostanzialmente, un percorso duale che promuove apprendimento di carattere professionale dovrebbe non solo sostenere la motivazione, ma anche dare gli elementi concreti, l'esperienza concreta per capire se quell'occupazione la posso scegliere e posso diventare competente in quel ruolo. Quindi lavora sullo sviluppo di un'identità. La pedagogia centrata sugli apprendimenti è caratterizzata da un'enfasi non solo sui saperi di carattere tecnico operativo, ma anche da un'attenzione agli aspetti di carattere personale. Noi pensiamo che non sia duale un percorso che non curi anche gli aspetti di autonomia e responsabilità e soprattutto una serie di fattori che poi vanno a completare la personalità del lavoratore. Capire questa cosa e metterla in una filiera corretta, insomma, ci permette di non solo di formare lavoratori in senso stretto, ma di formare
persone competenti nello svolgere il proprio lavoro, ma anche nel gestire i rapporti, nel gestire se stessi, nel trovare le motivazioni giuste, nell'avere, diciamo, un orientamento al compito e all'apprendimento, eccetera, eccetera. Il quinto principio della pedagogia centrata sugli apprendimenti è, come ovvio che sia, un principio di autenticità, cioè io imparo qualcosa che è legato ad uno specifico ambito professionale in cui entro in relazione con specifici procedure di produzione, macchine, strumenti, utensili, in cui diciamo vivo l'esperienza che l'azienda fa rispetto alle commesse, clienti, ai piani di produzione e così via. Quindi, in un certo senso, non è che in laboratorio non mi sono occupato di cose concrete, ma erano esercitazioni di carattere pratico. Adesso io vedo le mie esercitazioni di carattere pratico prendere corpo e consistenza in una situazione reale, e l'idea, diciamo, del duale è proprio quella di accompagnare i ragazzi e le ragazze sempre in questa, diciamo, possibilità di unire, di integrare la parte di conoscenza, la parte, diciamo, dichiarativa di conoscenza, le procedure, le conoscenze che sono alla base del lavoro, e la parte di esperienza. Come queste prendono corpo, si verificano, ma a volte ci appaiono quasi diverse rispetto a come poi le abbiamo imparate all'interno dell'istituzione formativa, e quindi noi le dobbiamo riflettere, ridefinire e così via. Che ruolo hanno gli insegnanti, quindi i tutor scolastici, i tutor e aziendali, nell'applicazione della pedagogia centrata sugli apprendimenti? Se il duale abbiamo definito un percorso ibrido, cioè unisce riflessione e esperienza, e al contrario, se il duale mi permette di conoscere me stesso al lavoro, quindi di capire quali sono i miei limiti, ciò che ho trascurato durante la fase di apprendimento nell'istituzione formativa, ma quali sono le mie potenzialità, immagini di miglioramento, ancora quanto lavoro io posso fare. Se il duale produce apprendimenti autentici, però mi dà anche degli stimoli per creare io un bilancio di che cosa devo consolidare, perfezionare o completare, quindi questa è la componente riflessiva molto importante. Se il duale è una didattica centrata sul fare per l'apprendimento e che richiede poi una valutazione formativa per l'apprendimento, la valutazione formativa è una valutazione in cui io utilizzo l'informazione per capire come modificare le mie scelte come, diciamo, lato didattica, ma anche per dare un'ulteriore opportunità di apprendimento agli alunni. Allora, quali sono i ruoli nel duale dell'azienda? Allora, l'azienda mi aiuta a capire che cosa vuol dire essere un lavoratore competente, e quindi l'azienda mi offre esperienza, mi offre correzione, ma anche mi fa delle richieste a cui io devo rispondere. Il centro di formazione, l'istituzione formativa, invece mi aiuta a comprendere ciò che sto realizzando e mi offre spunti di riflessione che mi creano consapevolezza attraverso, diciamo, procedure, approcci, strumenti di valutazione formativa. Allora, noi possiamo dire che al termine di un percorso duale, quale può essere, diciamo, il vantaggio di un approccio di pedagogia basata sugli apprendimenti, di pedagogia centrata sugli apprendimenti? Qui abbiamo disegnato una scala che va da 1 a 4 e che vi può, diciamo, dare l'idea di come poter poi, alla fine di tutto il percorso, valutare attraverso, diciamo, delle evidenze, delle prove, qual è stato il guadagno effettivo, cioè in che cosa l'allievo è cresciuto durante il periodo di apprendistato, quindi il periodo di formazione duale. Questa scala l'abbiamo organizzata su 4 livelli, diciamo, chiamiamolo così, un livello iniziale, 1, un livello 2 base, un livello 3, diciamo così, intermedio, un livello 4 avanzato. E per ciascun livello, diciamo, abbiamo creato delle frasi che possono essere comprensive della descrizione di uno stato raggiunto, lasciando dei puntini di sospensione. Quindi poi
lato istituzione formativa, lato azienda, ciascuno diciamo, può fare i propri completamenti, proceduralizzare questo approccio, ingegnerizzarlo, eccetera, eccetera. Considerate le nostre delle imbeccate dei suggerimenti. Quindi al termine di un percorso duale, l'allievo o l'allieva è competente perché c'è evidenza di una crescita e di una serie di risultati che ha raggiunto. Questo diciamo è il livello 4, il livello massimo. Al termine di un percorso duale l'allievo ha avviato una crescita, quindi come dire è in un percorso, ma deve ancora completare alcuni aspetti specifici della sua competenza. Adesso, ad esempio, ha capito un concetto, però ancora non lo sa applicare. Sa applicare qualcosa, però quando tu gli dici me lo spieghi perché e come l'hai fatto, ancora diciamo non sa dare parola, quindi non ha una piena consapevolezza di quello che ha fatto. Il livello 2, diciamo che possiamo definirlo un livello base, possiamo caratterizzarlo in questi termini qui. Si intravede un potenziale, ma non è ancora del tutto espresso. Quindi qui, diciamo, su un piano di valutazione formativa, i tutor si chiedono che cosa è andato storto, che cosa diciamo c'è di buono, punti di forza, che cosa ancora non funziona e quindi come possiamo metterci a disposizione per andare a recuperare questi aspetti. E poi diciamo c'è il livello iniziale in cui l'allievo o l'allievo per forza di cose nel duale ha avviato una crescita, perché proprio si è creata una crisi, no? Tra quello che lui era e quello che insomma l'azienda gli propone in termini di esperienze, compiti, problemi, eccetera, eccetera, e risposte richieste. Però ancora qualcosa ne ostacola la piena espressione di questa crescita e della sua competenza professionale. Allora, diciamo, avere questi 4 livelli è buono perché ti permette di capire poi come procedere successivamente nel percorso di formazione, quinto anno, per un diploma, e però con un contratto di apprendistato acquisito all'interno dell'azienda o diciamo un'altra forma contrattuale con l'azienda, ad esempio, che permette di conciliare sia la preparazione per il quinto anno, ma nello stesso tempo stare all'interno della produzione con un ruolo, magari diciamo un'azienda plus, un'azienda di livello, come dire, avanzato rispetto agli aspetti formativi dei lavoratori, propone occasioni di certificazione in quell'anno in cui l'allievo o l'allieva prepara l'esame di maturità, si mette in gioco ancora nell'azienda, quindi produce, ma nello stesso tempo vuole perfezionare le sue competenze. Oppure, a seconda di questo livello, ovviamente questi non sono mai livelli statici, per cui noi dobbiamo sempre assumere la possibilità che la persona possa crescere, possa anche leggermente regredire, fare balzi in avanti, eccetera, eccetera, e riorientarlo verso, diciamo, un altro ambito, un altro settore e così via. Quindi, diciamo, abbiamo una scala per formulare una valutazione sommativa dell'esperienza in azienda, una valutazione sommativa che non è la somma di semplici numeri, ma c'è, diciamo, questo sguardo sempre di carattere promozionale e formativo nei confronti dell'allievo o dell'allieva.